Mercoledì 4 settembre del 2024, ben ritrovati a tutti qui su Radio Rossonera e Mattino Milan del mercoledì. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti. Allora ragazzi, siamo in sosta nazionale, quindi se volete parliamo di Italia, ma no, non parleremo di Italia, continueremo a parlare del Milan, visto che insomma ieri è stata la presentazione di Ebram con le parole di Giorgio Furlani, con quello che ne consegue, ma insomma Harry, ieri poi è uscita ufficialmente la lista Champions League, come da previsioni c'è Ismail Benasser, non c'è Luka Jovic e c'è ovviamente Yunus Musa che va a completare il pacchetto dei centrocampisti, visto che insomma sennò saremmo stati veramente molto corti lì in mezzo. Nessuna novità e quindi c'è da commentare semplicemente quello che è stato fatto e basta. Sì, direi tutto nella norma, tutto come sempre, così come anche come sempre i nostri ascoltatori avranno già messo like a questo video, avranno già lasciato un commento, ci avranno già supportato, si saranno già iscritti, quindi continuate a farlo, grazie mille a tutti coloro che lo fanno. E detto questo, non ci sono state troppe sorprese nella lista, ci aspettavamo Jovic fuori, c'è Jovic fuori. Jovic che può rientrare nella lista Serie A perché lo spazio di Musa è libero, contando che Musa può rientrare nella seconda lista per il campionato italiano, ma in Champions League così non è, perché Musa non ha fatto il vivaio e quindi occupa di fatto uno dei 17 posti. L'acquisto di Abraham ci aveva già fatto, secondo me, pensare alla possibilità concreta che Jovic potesse essere escluso dalla lista della Champions League, anche perché poi Abraham si è tra l'altro presentato molto bene, cioè pronti via, è entrato bene, ha fatto subito un assist, è sembrato a me anche in discrete condizioni, anche se ha detto lui stesso che sta ancora recuperando, no, da quel problema addominale che ha avuto durante l'estate, però mi è sembrato un giocatore già spendibile, cosa che magari non mi aspettavo, non ci si poteva aspettare, no? Perché dubbi sulle condizioni di Tammy Abraham c'erano e continuano a esserci. Io più che sullo slot di Abraham, Simo, e sul non slot Mm. di Jovic, punterei più la lente di ingrandimento sullo slot Benasser, perché quello che è successo con Benasser l'ultimo giorno di mercato non può, diciamo, sparire nel nulla nel giro di qualche giorno. Il Milan ha provato in tutti i modi, in tutti i mercati, con tutte le modalità e le formule a cederlo, prima in Arabia durante l'estate, poi all'Atletico Madrid, poi il Marsiglia, quello e quell'altro, e non c'è riuscito. Quindi giocatore che ha anche saltato degli allenamenti, tra gastroenteriti e appunto situazioni di mercato, è un giocatore che va recuperato, perché alla fine dei conti l'avresti sostituito per Adrien Rabiot, che sarebbe magari stato il tuo terzo, no, nel pool dei centrocampisti, ma se non è arrivato Rabiot il terzo è Benasser, perché il terzo probabilmente Musa ancora non lo è per ragioni di maturità e anagrafiche. Loftus-Cheek ha dimostrato che in quella posizione di campo lì nei due fa una fatica atroce e quindi il terzo diventa Benasser per forza di cose, gli altri li hai venduti e bisogna recuperarlo, Simo, c'è poco da fare, bisogna recuperare tante cose in questa sosta e in questo periodo dal punto di vista della testa, tanti giocatori, tante situazioni e bisogna fare un lavoro soprattutto su quello. Guarda, io ti dico che giustamente poi possiamo andare a parlare dei singoli come stai iniziando a fare. Io credo che il primo obiettivo da fare in questa sosta è recuperare il gruppo squadra, ma mi spiego meglio, cioè non voglio dire che tra loro ci sia divisioni, questo no. Però ci sono tante situazioni all'interno del gruppo che sono rimaste un po' in sospeso, un po' rotte, un po' incerottate all'ultimo, un po' imbellettate all'ultimo, che vanno sicuramente risolte, altrimenti non si va da nessuna parte. Squadre che hanno questi problemi dal punto di vista gestionale del gruppo squadra non vanno da nessuna parte.
Ma non è che lo devo dire io, cioè ragazzi, basta guardarsi indietro e vedere gli esempi del passato. Non c'è stato lo straccio di una squadra che ha vinto. Se ci sono state e sono state delle incredibili, diciamo così, eccezioni, lo sono state per un periodo brevissimo di tempo, dove una squadra, nonostante i problemi, magari si tappa occhio e orecchie e fa 10 partite, oppure non va da nessuna parte, perché poi al primo problema riesplode tutto quanto. Bisogna quindi rimettere in moto Teo Leao, che al netto delle parole di facciata di ieri di Giorgio Furlani, che ci sta, insomma, non è che poteva dire il contrario, va bene. Bisogna rimetterli in moto per davvero, bisogna rimettere in moto Benasser. Se Luka Jovic è rimasto, bisogna rimetterlo in moto, altrimenti all'interno di un gruppo una persona scollegata, eccetera, eccetera, non fa mai bene, quindi bisogna rimetterlo in gruppo anche lui. Maignan ha fatto una storia sperteo, bisogna rimettere in moto anche magari un pochino Mike. Insomma, Calabria, che sì, sarebbe il capitano in tutto ciò di questa squadra, che è uscito completamente dai radar, nemmeno entrato, se non erro, contro la Lazio, e, e anche lui comunque, visto l'Emerson Royal che abbiamo visto, va recuperato. E lungi da me dire che Calabria debba essere il titolare di questa squadra, l'augurio che avevamo di tutti era di fare una sorta di upgrade sul ruolo del terzino destro. Mi sembra che al 4 di settembre, poi magari tra 3 mesi le cose non stanno così, ma di upgrade c'è ben poco. E Calabria è più certezza di Emerson Royal, ed è paradossale questa cosa, se analizziamo le prime 3 sì, sì. partite del Milan. Vanno sistemate molte situazioni e io credo che arriva e sta arrivando e arriverà dopo la sosta il primo vero crocevia, il primo dentro fuori di questa stagione, perché c'è già un periodo e un momento chiave. La prima di Champions, tralasciamo il Venezia, che magari puoi vincere 2-0, siamo tutti belli felici e contenti, ah dai ripartiamo, però poi la ciccia viene dopo. Quelle due sfide rischiano veramente di essere un primo dentro fuori mentale, eh, perché l'esordio in Champions League a San Siro contro il Liverpool e qualche giorno dopo il derby, e sappiamo i derby quanto siano importanti ultimamente per i tifosi del Milan, che hanno solo preso pizza in faccia a destra, a sinistra, con trofei in ballo, con finali di Champions League in ballo, prendendo 5 gol nel giorno della vittoria della seconda stella dell'Inter. Cioè è già un momento chiave, magari con delle buone partite, soprattutto delle vittorie in questo momento qua, chi lo sa, magari hai, no, la miccia, Mm. hai quando accendi la miccia, no? Magari ti dà il boost iniziale. Dovessero andare male, cosa che anche quelle partite lì, rischi veramente di mandare un po' tutto alla deriva. Ecco, quindi dal mio punto di vista, diciamo, arrivi verso un momento e entriamo in un momento, nonostante sia nei primi di settembre, già chiave per la stagione. Io quello che mi auguro è che questa sosta nazionale non venga presa come un momento di stacco per far abbassare i toni, per provare a annacquare il momento non particolarmente positivo, perché così magari poi si riesce a ripartire. No, bisogna lavorarci. Cioè, le cose purtroppo non si sistemano con il tempo, anche perché non è che ne abbiamo tanto da vantare. Quindi abbiamo la possibilità per 2 settimane di lavorare su quelli che sono i reali problemi. Uno, la parte mentale del gruppo, che ragazzi, io non so, o avremo trovato mezza squadra di bambini capricciosi e ci può stare, oppure evidentemente bisogna lavorare in maniera diversa con i giocatori, da un lato, con l'altro lato bisogna lavorare sul campo, perché insomma ripresentarsi, giustamente il Venezia è un pochino una storia a sé, anche se non si può sbagliare, cioè non è che è una storia a sé allora, perché se poi la sbagli e ti presenti con Liverpool e Inter con anche l'errore col Venezia, cioè finisce veramente in maniera tragica. Malissimo. Quindi bisogna sicuramente rimettere un mattoncino col Venezia,
e poi lavorare veramente bene con le altre due per togliere quelli che sono stati i problemi grossi di questa squadra. E dopo 2 mesi di lavoro, perché tutto luglio, tutto agosto ormai, ci si presenterà dopo 2 mesi di lavoro e dopo 2 mesi non dico che sia quasi inaccettabile, ma sì, avere grandi problemi di equilibrio. Qualche errore del singolo, qualche errorino, un gol preso in più, un gol preso in meno, quello è fattibile. Una squadra che magari non gira dal punto di vista offensivo, che è ancora ingolfata, che non si capiscono i giocatori uno con l'altro, quello può anche starci, ma Sta dopo due succedendo al Real mesi, Madrid, non vedo perché non debba eh, succedere a tutte le altre squadre. dopo 2 mesi avere grandi problemi di equilibrio, quello sarebbe abbastanza inaccettabile, già è inaccettabile ora, è inaccettabile anche dopo la sosta nazionale, quindi bisogna lavorare tanto, ecco, non bisogna far sì che questi giorni siano semplicemente vissuti come facciamo calmare le acque, perché poi in realtà abbiamo le cose fatte a posto, è solo un momento di tensione, passerà. No, perché sennò non funziona così, ma l'abbiamo visto anche nell'ultimo anno e mezzo, che non funziona così. Harry, siamo arrivati in chiusura, noi ci ritroviamo tra poco No, per... ti ricordo che prima di chiudere dobbiamo parlare del fantacalcio di Radio Rossonera. bravo. L'estate sta finendo e l'asta del fantacalcio si avvicina. Fantalgoritmo è il miglior strumento per aiutarvi a scegliere gli obiettivi su cui puntare. Da oggi è possibile iscriversi a una nuova lega di fantacalcio a premi pensata proprio per i tifosi del Milan. In palio ogni settimana una maglia del Milan, oltre a tantissimi prodotti Apple per la classifica finale. Cosa aspetti? Trovi il link d'accesso in descrizione e sulle storie Instagram di Radio Rossonera. Il costo di iscrizione è di soli 20 euro, ma in più otterrai tutte le statistiche e le funzioni premium di Fantalgoritmo. Questo era Fantalgoritmo. Se volete iscrivervi alla nostra lega premium, tra virgolette, sbloccare anche tutte le funzioni premium di Fantalgoritmo, in descrizione c'è il link. Con soli 20 euro potete giocare con noi, vincere ogni giornata, ogni tappa, diciamo intermedia, una maglietta del Milan, e a fine anno, per i più bravi, quelli che avranno vinto, quindi non il direttore che di base arriva secondo, premi Apple, quindi tanti premi Apple per voi, e potete Guarda che vincerli, mi vincono anche i raccomando, o piazzati nelle qui, eh. nostre... Cosa? Vincono anche i piazzati qui. Qui sì, qui vincono anche i piazzati, quindi tu avresti vinto, direttore, avresti vinto premi Apple. Mi raccomando, in descrizione qua sotto per scaricare l'app e iscrivervi alla nostra lega, oppure sul nostro profilo Instagram. Saluto Enrico Boiani, ciao Harry. Ciao direttore, stai preparando Ciao, ciao. l'asta? Come? Stai studiando per l'asta? No, come al solito farò random. Grazie a tutti per essere stati qui con noi, ci ritroviamo alle 13, alle 16, alle 19 come al solito. Ciao a tutti.